Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di cuffie da gaming. Ce ne sono ovviamente infiniti modelli, tipi di tecnologie e fasce di prezzo, e in rete trovate tutto quello che riguarda le caratteristiche, i numeri, le statistiche di ogni singolo prodotto. Quello che invece voglio portarvi io è un'esperienza di anni su un prodotto specifico, come mi trovo, come funziona e come è il prodotto che ho preso in sostituzione. Tengo a precisare che la Logitech, marca delle cuffie che vedremo, non sponsorizza questo video, quindi è una mera riflessione personale. Acquistate a maggio 2020 fino a un paio di mesi fa hanno fatto sempre e bene il loro lavoro. Sto parlando delle Logitech G332. Queste cuffie, acquistabili per una quarantina di euro su tutti i siti di e-commerce, versano ormai in questo stato. Vedete tutta la parte in pelle che ricopriva la cuffia. Ovviamente questo è un tipo over-ear, quindi i padiglioni auricolari rimangono completamente all'interno. Devo dire che isolano bene dai rumori esterni, ma ecco, la pelle è saltata completamente sia sulla parte che copre il padiglione auricolare sia sulla parte della testa. Questo anche a causa mia, rasandomi i capelli ovviamente quando ricrescono fanno abbastanza attrito, ma è cominciato quasi subito, direi dopo circa 4-5 mesi, a saltare i primi puntini. Vedete che queste cuffie hanno un archetto per quanto riguarda il microfono. La comodità migliore di questa tipologia di archetto è quella che quando viene chiuso il microfono viene disattivato, quindi in gioco possiamo da attivo disattivare il microfono in un secondo senza dover andare ad agire sulle impostazioni del gioco o comunque della PlayStation o del dispositivo che stiamo utilizzando. La connessione di queste cuffie è filare con jack da 3.5 mm, quindi perfette per la vecchia PlayStation 4 ma anche per la PlayStation 5. Sono molto soddisfatto perché il volume di queste cuffie è veramente potente. Non l'ho mai usato al massimo, quindi sull'impostazione PlayStation ce l'avevo diciamo all'80%, e anche qui facilmente regolabile mediante questa rotellina. Vedete un potenziometro all'interno, sopra sale, sotto scende. Non ho mai avuto bisogno di portare al massimo con nessun gioco, che esso sia di simulazione corse come vedete spesso, che sia un gioco di strategia o sparatutto. Vedete insomma dopo 3 anni di utilizzo come stanno messe, ma funzionano perfettamente. L'unico neo di queste cuffie è il filo, perché il filo vedete è in plastica e tende a fare questo, si annoda in continuazione nonostante voi magari lo arrotolate bene o ci mettete le fascette. Ogni volta che lo riliberate fa questa cosa qui, quindi bisogna stare attento a non schiacciarlo. Altro piccolo problema: il jack audio col passare del tempo in alcune posizioni non mandava bene l'audio, era silenzioso oppure mandava fruscio, bastava solo muoverlo, credo le saldature all'interno, ma è successo pochissime volte, veramente di rado, e comunque muovendolo si risolveva il problema. Tutt'oggi, ripeto, perfettamente funzionanti. Vi faccio sentire la prova audio del microfono. Prova di registrazione microfono Logitech G332. Questo invece è il nuovo prodotto preso in sostituzione, Logitech G435. Ho voluto cambiare tipologia di connessione perché il filo cominciava a starmi stretto, anche per le registrazioni che faccio per i video di Gran Turismo mi impigliavo dappertutto. Con questa ho molta più libertà di movimento. La connessione alla PlayStation è tramite chiavetta USB che invia un segnale Bluetooth alle cuffie. Molti di voi già saranno sul piede di guerra dicendo sì, ma c'è il ritardo audio. Ragazzi, ritardo audio, facciamo un esempio: devo cambiare marcia a 8000 giri, con ritardo audio la cambierò a 8002 giri. Questi sono più numeri che situazioni tangibili. Poi molti di voi che avranno sicuramente orecchie molto più performanti delle mie, che tra l'altro ho fatto tantissimi anni di gare SPL,
Sicuramente riusciranno a percepire questa differenza, ma per me, comune mortale, non c'è nessun tipo di differenza tra una e l'altra a livello di ritardo audio, quantomeno non la percepisco assolutamente. Vi faccio sentire il microfono di queste cuffie, perché questo invece mi ha stupito. Ero terrorizzato dal fatto che non avesse un microfono ad archetto o comunque posizionabile davanti alla bocca, invece queste cuffie dispongono di ben 2 microfoni e nonostante non stiano davanti alla bocca e siano a contatto con l'ambiente, riescono a tagliare tutti i rumori che non provengono da noi. Non mi dite come lo fanno, ma lo fanno. Sentite l'audio. Prova di registrazione microfono Logitech G435. Stupito quindi dal microfono migliore, nettamente migliore di quello delle vecchie G332, non posso dire altrettanto invece degli altoparlanti, sempre da 40 mm, ma sono meno potenti delle vecchie cuffie col filo. Non so se è perché funzionano ovviamente a batteria, la batteria è ricaricabile tramite USB tipo C, durano una quindicina di ore. Si ricaricano in un'oretta e mezza più o meno, non avvisa comunque quando si stanno scaricando, però devo dire che a livello di utilizzo ovviamente sono un po' più complesse delle altre. Voglio parlare un attimo di questa copertura perché io l'ho scelta apposta visto la fine che aveva fatto quell'altra. Vedete che questa qui è di tessuto. Il problema che ho trovato su questa è che quando sudi ovviamente si impregna di sudore e poi va lavata, e non è facile perché va smontata, si smonta, però vedete che c'è la parte in pelle che poi oggi, domani, dopodomani si rompe, quindi non so quanto durerà su questo utilizzo. La parte scorrevole, a differenza delle altre cuffie, qui è tutta in plastica, quindi su questo siamo andati a risparmio, perché sulle vecchie 332 invece vedete che l'archetto è in ferro, su una lamiera piena. Qui invece, anche qui dentro, voi non lo vedete ma c'è plastica, quindi è tutta plastica. Mi fanno ben pensare invece questi filetti elastici che portano i contatti dalla parte dominante a quella ricevente, perché il problema di queste vecchie cuffie era che questi contatti stanno nello snodo e a lungo andare davano problemi perché i fili si laceravano, ma questo vale per tutte le cuffie, non solo per queste qui. Quindi trovo ottima questa nuova soluzione di passare un filo esterno, anche carino esteticamente, che sicuramente evita questo problema, perché queste girando al filo non succede nulla. A differenza delle G332 dove avevo solo il potenziometro per regolare il volume dietro il padiglione auricolare sinistro, qui i pulsanti sono di più e la situazione è un po' più macchinosa, soprattutto se come me per guidare utilizzate dei guanti che coprono anche le dita. C'è l'accensione e spegnimento che ovviamente a seconda di quanto viene premuta farà una diversa funzione, poi trovate tutto nelle istruzioni, ma ovviamente queste una volta accese noi connesse non andiamo a toccarlo più. Diverso invece è per il volume, sebbene debba sempre tenerlo al massimo. Ci sono 2 modalità di volume, quella standard e quella dove andiamo tramite combinazione di tasti ad impostare una sorta di boost, ma con il boost e il volume al massimo comunque non arrivo alle performance di volume delle vecchie cuffie. È più basso, è sufficiente ma devono lavorare al massimo. L'ultimo pulsante in basso invece è il pulsante dell'attivazione e disattivazione microfono. Quello che ho trovato su PlayStation 5 è che questo pulsante è schiavo del joystick. Che cosa significa? Se sto giocando a Gran Turismo, ho solo il volante attivo, un Fanatec DD Pro GT,
ho come default l'impostazione del microfono disattivato in accensione PlayStation. Bene, schiacciando questo pulsante e attivandolo il microfono comunque non funziona. Per farlo funzionare devo accendere il joystick e togliere il mute col pulsante dedicato sul joystick, altrimenti non riesco a parlare. Chi come me ha i padiglioni auricolari abbastanza grandi non deve temere, perché entrambe le cuffie contengono perfettamente tutto il mio orecchio, quindi non avete nessun problema. Questo delle G332 è leggermente più grande, più che altro ha una forma più tipica del padiglione auricolare, mentre invece questo è un po' più tondo, ma comunque sta dentro senza nessun tipo di problema e non dà nessun fastidio. Bene ragazzi, io con i pezzi di pelle di cuffia G332 sulle mani vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito, spero che questo video vi sia utile in caso di scelta di una di queste due tipologie di cuffie da gaming. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao ragazzi!